Ciao, sono Davide e oggi con Franco prepareremo lo zampone fatto in casa. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, lo zampone assieme a Franco. Franco ci farà vedere come prepara il suo zampone, le sue dosi, le sue spezie, e mi dispiace soltanto iniziare col fatto che lo zampone è un po' tenuto solo per le feste natalizie, anche perché è un prodotto che si potrebbe mangiare tutto l'anno e invece di solito si pensa allo zampone o al cotechino solo per le feste di Natale, sotto queste feste. Vabbè, questo qua è una cosa che si può risolvere ovviamente, no? Perché poi dopo andiamo a vedere i pesi. Dai Franco, allora mi ha portato tutto l'ambaradam lui. Esatto. Ok, dicimo tutto cosa. Allora, ho appena fatto il maiale, no? È giusto dire. E ho tenuto fuori un po' di... Allego foto di lui con il maiale appeso. E praticamente ho tenuto fuori un po' di parti nobili buone da mettere dentro lo zampone, perché ovviamente se si vuole fare delle cose buone serve della carne buona e selezionata. Ora ho tenuto fuori un po' di spalla, un po' di coppa, pancetta, lonza e insomma fiocco e rifilature, diciamo, del prosciutto. Quindi c'è diciamo un misto. Allora, siccome di zamponi oggi ne faremo solo 2. Esatto. È per gradire, così ne abbiamo uno a testa e ce le mangiamo per Natale. Esatto. E quindi della carne magra, della carne nobile abbiamo praticamente 50-50-50, esatto, diciamo. Esatto. 30 e 30, no? Esatto. 33. Più o meno quindi siamo... coscia, spalla e lonza. Esatto, anche un po' di pancetta perché ovviamente serve per tenere morbido il tutto. E poi abbiamo la cotica che è 1 chilo. Esatto, 1 chilo di cotica. Facciamo un rapporto 50-50 tra carne, anzi 1,50 perché sono 2 kg di carne e 1 chilo di cotica. Allora le cotiche, mi raccomando, pulite bene, pelate, senza peli. Esatto. Esatto, se c'è troppo grasso lo tirate via, il giusto va lasciato e siamo pronti per andare a macinare. Esatto. Dopo vediamo le spezie e ve le diciamo dopo. Comunque adesso abbiamo detto a grandi linee quello che c'è sotto il video, vi scriverò poi gli ingredienti precisi, esattamente quello che c'è andato dentro. Adesso io comincio a macinare la cotica, andiamo a utilizzare questo strumento. Se si vede, la spacca cotica. Sì, questo qui è uno strumento che serve per stagliuzzare le cotiche, quindi il disco che andremo a utilizzare dopo aver macinato le cotiche sarà questo qua di 8 mm. Quindi vado a montare questo e poi macineremo le nostre cotiche. Sempre macinate fredde, mi raccomando. Ok, praticamente le ha spezzettate perché utilizziamo questo qua, le va a spezzare, siccome le cotiche sono piuttosto dure e si potrebbe anche andare a rovinare la lama passandola dentro dei buchi più piccolini. Prima l'abbiamo spezzettato in questa maniera e adesso andiamo a montare la piastra dell'otto e maciniamo tutto assieme. Carne e la cotica tagliuzzata. Esatto. Che meraviglia, sembra il pasto di salame. Ecco, guardate, questo è il risultato. Le cotiche sono venute macinate, mi stavo dicendo Franco, proprio che sembra impasto da salame, sì, provate a guardare. Il gran che l'ha macinato bene. Sì, è spettacolare. E adesso andiamo a condirlo. Andiamo al condimento. Quindi nelle spezie. Sì, se vuoi dire le dosi. Le dico io, allora. Sì, dai, che dille te, voilà. Allora, il sale, che è la parte più importante del discorso, è 25 grammi per chilo. Esatto. Quindi sono 3 kg di carne e andiamo a mettercene 75 grammi. Esatto. Poi 2 grammi e mezzo di pepe,
per chilo di carne, quindi 7 grammi e mezzo di pepe, abbiamo un cucchiaino di aglio in polvere, Esatto. un cucchiaino da caffè, Poi dopo andiamo a metterci un terzo di una noce moscata grattugiata, quindi o prendete quella già in polvere o la grattugiate. L'altra cosa importante è il pepe, se riuscite a macinarlo fresco è meglio. E poi abbiamo 2 chiodi di garofano spezzettati in tutto l'insieme. Questa è la dose delle spezie che vanno negli zamponi. Vai pure. Vado? Sì. Allora, assieme alle spezie naturalmente non può mancare un mezzo bicchierino di vino, no? Noi mettiamo del bel lambrusco vecchia Modena, mezzo bicchiere. Vado? Prego. Torniamo a dire cosa serve il vino? Il vino, qui si apre un mondo, perché dopo c'è chi la pensa in una maniera, chi non la pensa in un'altra. Il vino ha tante funzioni nei salami, quando il cotechino, insomma, il vino dà aroma, diciamocela tutta. Nei salumi c'è dentro lo zucchero con conservante, favorisce l'innesco delle muffe, favorisce lo scivolamento dell'impasto dentro i salumi, insomma, ha il tannino che tende a far tenere la carne rossa, insomma. Il vino è essenziale per come la penso io. Se dopo qualcuno non lo vuole usare, non lo usa e farà un po' come vuole, no? Ognuno a casa sua è libero di avere proprio il vino è proprio una cosa essenziale. La propria politica di pensiero, come si suol dire, no? Allora, intanto che tu lo meni bene, vedo che lo meni bene, vi faccio vedere gli zampetti. Esatto. E andremo, non è il classico budello da salsiccia o da salame, questo qua è il piede del maiale. Davanti. Solo ed esclusivamente lo zampetto anteriore. Esatto. Ok? Sì. Perché quello dietro me lo mangio coi fagioli. No, allora, sia qui si può fare in casa, ma è molto complicato riuscire a non far buchi tirando via proprio il calzino. Esatto. Perché questa operazione qua viene fatta da delle persone esperte, Esatto, che con molta calma e maestria con il coltello girano attorno all'osso mentre tirano in giù la cotica, proprio come generalmente la gamba viene appesa, viene fatto un taglio a metà della paletta della spalla, no? E poi dopo pian pianino con un gancio si tira in giù e col coltello si va dietro. Addirittura sento che ci sia della gente che fa la corda lunga e ci mette il piede lo tiene in tiro. Lo tiene in tirare, che dopo gli dà appena il colpettino fin quando si arriva allo snodo del piede, che si taglia il nervo e si stacca automaticamente. Serve dell'esperienza, perché delle persone normali che non hanno mai fatto non ce la farebbero. Allora, uno zampetto del genere contiene all'incirca 1,1 kg. Da 1,1 kg a 1,3 kg di carne. Esatto. E allora questo qua viene venduto già in questa maniera, o sotto sale, esatto, oppure fresco, però fresco bisogna utilizzarlo subito. Sì, allora diciamo che fresco andrebbe messo almeno un giorno in salamoia, perché ovviamente lo zampone deve stare appeso almeno 3-4 giorni per prendere un po', diciamo, l'aroma, e la cotica, se non è salata, insomma, c'è il rischio che crei cattivi odori. Invece salandola così non c'è nessun tipo di problema. Quindi quando lo andrete ad acquistare lo troverete sicuramente sotto sale o sotto vuoto. Altra cosa molto importante è il prezzo. Il prezzo è 5 euro l'uno. Esatto. Costano veramente un bel po'. Adesso, a parte la lavorazione, però capite che poi dopo lo zampone, quando è terminato con la carne, una cosa e l'altra, lo trovate anche magari in un negozio, lo pagate 25 euro, anche 30 euro, c'è il suo perché, ok? A parte la lavorazione, ma ci sono dei costi di materia prima. Che a casa sapete cosa ci mettete dentro, quindi fate della roba di ben lunga, a mio avviso superiore, senza conservanti, senza tutto quello che ci va dietro. Quindi secondo me vale la pena. Cioè, dire 5 euro uno zampone, 2 euro un budello, se vogliamo fare il paragone, è che non c'è poi sta differenza, e si fa un bel colpo quando si hanno degli ospiti, perché presentare uno zampone fatto così, insomma, è soddisfazione. Va bene, visto che tu hai già finito di impastare, vedo che è bello compatto, ha fatto il filo, vado a prendere l'impastatrice e andiamo a imbudellare. Esatto.
Allora, abbiamo caricato il cilindro, sono i nostri 3 kg di carne e adesso andiamo a fare un'operazione prima di imbudellare che è necessaria per, si mettono dentro 2-3 grani di pepe in per fondo. l'insacco, insomma. Esatto. Boh, mettiamone anche 4. Questo è perché se per caso ha solletico si gratta. ok. Sembra che tende a dar sapore alla cartilagine. Ecco, beh. Ok, e poi siamo pronti a imbudellare. Quindi ho sempre tenuto tirato perché deve essere bello pieno, Dai pure. Boh. Facciamo anche quell'altro. Sì. Vai. Dai pure. Boh. Allora, arrivati a questo punto, io faccio una cosa che gli altri non fanno, io ci metto il tappo. Quindi con un pezzettino di cotica che Esatto, abbiamo vado a tenuto chiudere. da parte. Esatto. Vedete? Ci metto il tappo perché mi dà l'impressione che la corda non chiuda bene. Mettendosi il tappo così, vedete? Andiamo a legare. Direi che sia a livello lavorativo abbastanza semplice. Sì, è molto. Però se uno non lo sa, come può immaginarsi come viene fatto? Infatti. Mettiamo l'altro tappino. Questa qui è una mia fissa, perché ho sempre paura che si slavi troppo, vada dentro l'acqua e si slavi troppo dentro. Allora, il prossimo passo qual è? Il prossimo passo c'è da forarli, ma non va forato tutto, va solo forato qua sotto il piedino. Quindi ago, che lo trovate benissimo, se no anche con una punta di un coltello sottile, lo andate a forare. Fate 4-5 fori sotto il piedino. Boh, già fatto. E adesso va appeso. Esatto, lasciato insaporire per 4-5 giorni e poi dopo c'è la cottura. Appeso va bene, temperatura Sì, adesso non c'è caldo, insomma. va bene in cantina. Va bene in cantina. Per 2, 3, 4 giorni dopo, insomma. Vedrete la pelle che si secca, Esatto, diventa cambia colore, diventerà un po' marroncina. Ecco. Per la cottura. Allora, io ho provato vapore, ho provato cotto all'acqua e ho provato sottovuoto. Io direi che la sua cottura è sottovuoto a bassa temperatura, 70 gradi per minimo 4 ore e mezzo, perché a vapore perde il grasso e si asciuga troppo e diventa troppo asciutto. E nell'acqua io ne ho fatti 2 o 3, mi si sono rotti, quindi metterlo sotto vuoto, immergerlo nell'acqua a 70 gradi, dai una lunga cottura a bassa temperatura, diventano eccezionali. Quindi runner bisogna lo mettiamo sotto vuoto, ci mettiamo qualcosa attorno, qualche aroma. Sotto vuoto, no, Così? rilascia lui l'aroma che c'è dentro. Perfetto, Quindi, sacchetto busta sotto vuoto, runner che va bene anche la pentola, Ma sì. basta che avete un termometro, non è che ci sia bisogno del runner. Il runner è comodo perché si spegne da solo, Esatto. e ti dà quei 70 gradi continui, Esatto. in base a quello che impostate voi, e fa circolare l'acqua. Invece se lo mettete in una pentola con una fiammella bassa, tenete d'occhio che rimanga a 70 gradi, non ci sono problemi, Esatto. ecco, senza spendere soldi. Esatto. Però un runner è molto figo, è comodo anche da fare altre cose, potete anche averli in casa e non costa tantissimo. Adesso è diventato ormai una cosa da tutti i giorni. Sì, ecco. sì, vabbè. E quindi cottura runner 4 ore e mezzo, anche 5. Anche 5. Non gli togliete niente, comunque lo vedete anche al tatto, la cotica deve diventare proprio Sciogliersi, praticamente si ok, disfa. ok. Un po' come quello che si trova nei supermercati, no? Lo vedete che è già sotto vuoto, cotto sotto vuoto, e qui è praticamente è la stessa procedura. Ecco, a mio Siamo avviso. perfetti, allora adesso non ci resta altro che
aspettare 2 o 3 giorni, poi fare la prova. Prova assaggio. Direi che magari lo faremo vedere in un altro video, perché adesso il video era solo per farvi vedere come viene fatto lo A zampone. livello dimostrativo. Poi magari la prova assaggio la faremo in un altro video quando hai meno raffreddore. Così Quando meno raffreddore, perché adesso c'è un po' di abbassamento di voce, ma per il suo periodo non c'è niente da fare. Va bene. Franco, ti dico grazie, vi ricordo Franco sempre moderatore e amministratore esperto del gruppo Salumi Italiani, i segreti del Norcino. E salumi fatti in casa, chi lavora in maiale. Salumi fatti in casa, chi lavora in maiale, su Facebook lo trovate. Trovate tutte queste ricette qua, sono già pubblicate da poi ne trovate molte altre. Va bene, ok. Io sono nel gruppo anche WhatsApp loro, ogni tanto arrivano delle foto di dei salami, insomma di delle cose un po' fatte bene, perché vedo che ci sono dei bei salumi, insomma. C'è tanta roba. C'è tanta roba. Va bene, allora un saluto da Davide e Franco, direi che ci possiamo vedere alla prossima video ricetta. Ciao!